Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Grazie, 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 grazie. Grazie a oltranza. Grazie a oltranza, è bellissimo tutto quello che mi state scrivendo, la realizzazione anche dei fatti, della realtà fenomenica di quello che stiamo facendo in questi giorni. Stiamo facendo tanti segni zodiacali perché si necessita la guida, quindi io laddove sento faccio, lo sapete, no? Ecco, essendo al servizio. E quindi sono felicissima di questo, del contributo che vi do. Contributo che vi do non sono io a darvelo, ovviamente io non esisto, io sono niente, io sono nulla, io sono il vuoto e io sono un canale di quello che la tua anima manifesta in quel momento e mi faccio al servizio di tutto questo ed è una cosa straordinaria, perché tu non esisti più e il non esistere più tu è la più grande liberazione. È la più grande gioia, liberazione. Quando inizia quest'io a distruggersi, a dissolversi, si consegue una grande libertà. La più grande libertà, no? Quello che ci ha insegnato il Natale è crocifiggere l'io, che ci insegna Gesù da circa 2000 anni a questa parte. Il Buddha ce lo insegnava ancora prima. Crocifiggere l'io e farsi canale del sé. L'io è una macchina che serve a servire il sé, serve a servire il sé e a onorarlo anche quest'io per la posizione e il ruolo che deve avere. Sono felicissima, in questi giorni sono successe cose bellissime, anche rispetto a quello che mi avete scritto nelle mail, bellissime, cioè mi avete dato spunto per parlarvi di una cosa bellissima, bellissima, prima di iniziare con le previsioni energetiche settimanali. Ho visto che della potente ipnosi che ho messo sul canale con il grande mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, ho visto che avete tantissime finito i 7 giorni e mi state scrivendo tutte le stesse cose, sento una forza d'amore dentro, mi sento profondamente amata. E allora ho detto, ma guarda un po', perché adesso vi devo svelare una cosa. Con questo mi sento profondamente amata, cioè di tante email mi sento profondamente amata e quindi felice. Mi sento amata da tutto, dal divino che si manifesta in ogni forma sensibile, visibile e non visibile. Ed è una cosa grandiosa perché è la prova provata dell'esperimento che mi sono fatta a me medesima tanto tempo fa quando venni a conoscenza di questo grande mantra. Qual è l'esperimento? Perché poi mi sono arrivate mail e ho detto no, vabbè, io adesso devo esprimere questa cosa, devo dirlo perché è magnifico, è magnifico. Allora, tutto è partito da una mail di una nostra sorella che mi ha scritto: Fra, ho tradotto il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu su Google con la traduzione in giapponese e mi dà tutto sballato. Vorrei sapere qualcosa da te. Allora, prima di tutto il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu è in lingua Pali, P-A-L di Livorno, Imola, è in lingua Pali, che è una sorta di dialetto del sanscrito, ok? E il sanscrito è la lingua che era conosciuta dai Brahmini, da coloro che era la lingua liturgica, no? Invece il Pali è una forma linguistica che amava tanto usare il Buddha. Perché? Perché era più popolare, era più comprensibile a tutti. Quindi non solo da coloro che conoscevano il sanscrito, che era la lingua liturgica, ripeto, che conoscevano solo i Brahmini, no? Come da noi era il latino all'epoca, no? C'erano lingue popolari, dialetti, poi la lingua liturgica era il latino, così nessuno poteva conoscere la verità qual era. Nessuno capiva il latino, no? Cioè la lingua liturgica che usavano i sacerdoti non era comprensibile da nessuno. Quindi
è perché il potere era solo per pochi, appunto. Quindi il Buddha fu molto chiaro nel sostenere che gli insegnamenti dovevano essere appresi attraverso la lingua comune e trasmessi attraverso una ripetizione meccanica, invece che essere codificati nella lingua religiosa sanscrita. Quindi proprio per questo non voleva che fossero scritti, voleva che fossero tramandati oralmente in modo molto semplice. Infatti la lingua Pali è quindi come una sorta di sanscrito povero, perché ha una grammatica molto semplificata, no? Non ha un suo alfabeto. Poi la lingua Pali non fu usata come scrittura fino a circa, se non sbaglio, 70 avanti Cristo, boh, torno al 70 avanti Cristo forse, in Sri Lanka, e poi venne scritta. Perché fu scritta? Perché ci fu una grande carestia, morirono molte persone e quindi si ebbe paura che anche i monaci e le monache che avevano memorizzato gli insegnamenti, solo memorizzato gli insegnamenti del Buddha, potessero morire tutti e quindi anche le parole del Buddha potessero andare perse, no? Quindi furono tutti scritti poi, proprio dopo questa carestia, e furono scritti usando l'alfabeto del paese in cui il buddismo entrava, oppure in alcuni casi si è creato proprio appositamente un nuovo alfabeto, no? E quindi è la lingua Pali, quindi questo dialetto, un sanscrito povero, diciamo un dialetto, proprio perché era più comune a tutti, ecco perché non viene tradotto in giapponese. Poi, questa cosa del giapponese, adesso vi svelo quest'altra cosa. Siccome la nostra sorella mi ha fatto riflettere su questa cosa, ho detto no, devo dirlo perché è straordinario, perché tutti voi mi state scrivendo: mi sento profondamente amata e quindi felice. Dovete sapere che la parola Suki io non l'ho messa come viene detta nella lingua Pali, l'ho messa senza l'H. Allora vi faccio vedere, guarda. Perché da quando io conobbi questo mantra, intuitivamente io dicevo Suki, Suki, senza l'H. Vi faccio vedere, allora l'ho scritto qua per farvi capire. Sabbe Satta Suki Hontu, la forma originale. Forma rinnovata. Sabbe Satta Suki, Suki Hontu, senza l'H, vedete? Ok. Io dicevo sempre così, Suki, Suki, Suki. Una volta, vi parlo di tanto tempo fa, mi accorsi che la forma originale era con l'H, invece io la scrivevo sempre con la K e basta. Tant'è che mi feci tutta una ricerca sulla perché lo dicevo in questo modo, dandomi quei benefici straordinari. Mi sentivo profondamente amata. Perché? Ed è stata una scoperta stupenda, stupenda. In lingua giapponese, qua ci sta il giapponese, guardate cosa si è creato, è bellissimo. In lingua giapponese la parola suki significa amato, amato. Quindi è come se avessi proferito sempre: possano tutti gli esseri essere amati o sentirsi amati con Suki. Perché? Perché l'amore, il sentirsi amati dal divino in ogni forma, è il principio per essere felici. E quindi il nome Suki è un nome che ha origini antichissime nei giapponesi e incarna proprio questo profondo affetto e tenerezza. Quando i genitori dovevano dare il nome a bambino, no? I genitori desideravano per i propri figli che fossero amati. È come se il divino desidera che per i propri figli si sentano amati. E quindi per secoli il nome Suki è stato amato, l'amato. E quindi è stato amato e tramandato di generazione in generazione, come se avesse forgiato un'eredità ricchissima e storica di questo nome. E anche oggi in Giappone questo nome, Suki, occupa un posto proprio speciale e continua a mantenere questa popolarità soprattutto nei genitori che vogliono dare un significato molto profondo ed è legato a una cultura antichissima, da questo significato sacro e profondo dell'amato. Quindi
Quando ho capito questo, cioè io stavo dicendo una cosa che credevo di essere l'originale, ma era qualcosa di più arricchito. Come puoi essere felice se non ti senti profondamente amato? Cioè, avevo intuitivamente traslato qualcosa, lo scrivevo così, come vi ho detto proprio nell'ipnosi. E mi era venuta questa intuitivamente, intuitivamente. Poi sappiamo che i giapponesi sono grandi, rubano tutto. Delle tradizioni buddiste, indiane, hanno rubato tutto, creando qualcosa di magnifico, di più originale ancora. E sappiamo che tutte le culture, quando si mescolano, sta poi a quelle intuizioni geniali crearne di ancora più, come dire, sta poi all'intuizione della cultura o della persona creare sulla base di verità profonde. E quindi è come se fosse stata proprio ehm, con Suki una sorta di arricchimento di quel significato. E ricordiamo che il potere è nella vibrazione del suono che contiene l'intenzione. Quindi quella frase Sukki, Sabbe Satta Sukki Hontu, era mia nel profondo con Sukki, senza l'H, perché con la parola amato, perché vi devo dire anche questo, che letteralmente in inglese Sukki con l'H invece della forma originale si traduce well, well, bene, bene. Però per me era povera, nel senso. Ecco, inconsciamente dicevo Sukki, Sukki, proprio visualizzandola, proprio come ve l'ho fatta mettere nella visualizzazione durante l'ipnosi con KI, ok? Quindi è bellissimo perché le vostre frasi, quello che mi avete scritto, mi sento profondamente amata, è proprio la parola Sukki. Non è Sukki con l'H, well, che significa bene. Cioè la mia intenzione, quella che mi sono lavorata dentro di me con quel mantra, mi avete scritto senza sapere tutto questo, mi sento profondamente amata, mi sono commossa. Quindi è stato stupendo, ma io vi ci faccio un applauso. Quindi oggi che abbiamo rinnovato questo mantra con Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli essere amati, sentirsi amati e felici. Solo se ti senti amato puoi essere felice, ti senti amato dal divino, quando vedi il divino in ogni forma. Bellissimo. È stato meraviglioso tutto questo. Ragazze mie, ragazzi, veramente straordinario e commovente. Mi arrivavano una mail dietro l'altra, mi sento profondamente amato. Ho detto, ma qua che sta succedendo? Oddio, oddio, guarda, vedete quanto le vostre intuizioni, ispirazioni, questo per dirvi cosa poi al netto di tutto, che le vostre intuizioni, ispirazioni, istinto, ispirazione, contengono molta più saggezza e più profondità di quello che la mente razionale può decodificare. Perché alla fine la vita non si fa spiegare dalla mente razionale. Ma meno male, perché ma meno male. È stato bellissimo, 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 bellissimo. Seguite sempre le vostre intuizioni, sempre. Anche quando pensate di aver sbagliato qualcosa, però istintivamente, intuitivamente aveva fatto quella cosa, se pensate di aver sbagliato, è il più grande errore che potete fare. Questo è un altro discorso che vi ho fatto sempre, ma quando un'intuizione vi fa fare una cosa, un'intuizione o istintivamente vi viene da dire o da fare una cosa, quella è la verità. Una verità che è più profonda di quello che la mente razionale può acchiappare. Ok? Bellissimo, 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 bellissimo. Siamo nel clou della luna piena in Cancro. Della luna piena in Cancro. Quindi qua avremo, come al solito, io non mi voglio mai dilungare su questioni o su cose che potete, no, conoscere anche lì intuitivamente, ovunque. Sapete che la luna piena porta in sé delle grandi intuizioni, se non si ha paura
della propria natura. E per questo mettiamo tutti gli strumenti sul canale per andare incontro alla propria natura. Rispetto alle consulenze, ragazzi miei, ragazzi, non so cosa è successo in questa settimana, perché mi si è impallato la posta elettronica più del normale. Io capisco che c'è un forte desiderio di voler avere un confronto, no, su determinati temi. Bisogna avere pazienza, ragazzi miei, perché io sono sola, le mie energie sono prima di tutto rivolte al canale come priorità. Faccio qualche consulenza ogni tanto, non ne faccio sempre perché a livello energetico non riesco a supportare tutto questo per il momento. Poi, appena io finisco di comprendere la mia buddhità, perché quello non finiamo mai di comprenderlo, avrò sempre più energia e disposizione verso anche maggiore lavoro, va bene? Maggiore lavoro. Quindi abbiate un po' di pazienza, piano piano, come sapete, tanto vi rispondo sempre a tutti, anche dopo 2 mesi sapete che vi rispondo. Piano piano, piano piano, piano piano, faremo, scusami, la consulenza. Però ragazze mie, io mi auguro sempre che voi studiate, no? Perché voglio dire, questa è una scuola iniziatica, studiate, perché i tarocchi leggono perfettamente, perfettamente la verità karmica, il karma, quindi solleviamo il problema e vi do la soluzione. Quindi lo studio e l'applicazione pratica delle leggi spirituali serve proprio a realizzare il vostro destino, che fondamentalmente è la libertà dalle paure, resistenze e attaccamenti. Ok? Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, abbiamo 2 varianti, facciamo come l'altra volta, so che vi sta piacendo questa cosa, so che le sentite sempre tutte e due, mettiamo i segni zodiacali. Allora, ma tu stai prendendo? Sì. Mettiamo i segni zodiacali come l'altra volta, perché so che quasi tutti sentite tutte e due le varianti, in modo tale da vedere dove sentirla prima, quale sentire prima e quale sentire dopo. Dove esce il vostro segno zodiacale la sentite prima e l'altra la sentite dopo, d'accordo? E per chiunque invece si facesse ispirare, volesse sentirne soltanto una, sotto all'info box in descrizione c'è la timeline di ciascun mazzo, d'accordo? Ok. Per i miei oracoli, lui, lei, perché mi siete... poi mi devo ricordare le cose, io me le devo segnare, se no non mi ricordo. Mi chiedete dove posso prenderli, ragazze mie, dovete cliccare, tanto c'è ovunque dove potete prendere. Allora, sul titolo di ogni video, schiacciate sul titolo, sta sotto, cioè voi vedete il quadro, no? Adesso mi state vedendo bene, sotto c'è il titolo del video, schiacciatela sopra col ditino così, tac, schiacciate. E vi esce lui, lei, carte oracolo distribuite da Stazione Celeste. Sono prodotte dalla Modiano, la grande casa di produzione Modiano, la conoscete tutti, no? Ok. Ma sono distribuite da Stazione Celeste, ok? Schiacciate lì e le potete prendere, ok. Mo' ho detto tutto quello che dovevo dire, non mi ricordo, non mi segno mai niente. Sì, penso di sì. Ok, allora. No, ma ci sono altre cose che volevo dire. Va bene. Allora, intanto battiamo qua per i segni zodiacali. Allora, vediamo quali segni zodiacali vanno sul primo mazzo e il secondo mazzo. Allora, come facciamo? Facciamo così. Primo mazzo, secondo mazzo, terzo, primo, qua, 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 qua. No, sono 6, no? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allora, per il primo mazzo abbiamo i segni del Toro, Bilancia, Scorpione, Pesci, Leone e Capricorno.
questo per il primo mazzo. Il secondo mazzo abbiamo Gemelli, Cancro, Sagittario, Ariete, Acquario e Vergine. Aspetta un attimo. Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, di qua ci sono questi segni, di qua ci sono questi altri. Dove c'è uscito il vostro segno, se gradite partire da quello, partite da quello, altrimenti fate come meglio vi aggrada, ok? Ok, e partiamo dal primo mazzo. Allora, partiamo dagli oracoli e vediamo le energie di questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo, dal 13 al 19 gennaio. Vediamo. Allora, mettiamone 3, 1, 2 e 3. Allora, vediamo, partiamo. Danze su un piede solo, gioco di equilibrio. Le scritte nel cielo, i destini. La ragazza radice, il sé rinnegato. Mi è chiaro il quadro. Allora, mi è chiaro il quadro. State facendo un po' di fatica, no? State facendo un po' di fatica a sentire, ad abbattere alcune paure, alcune resistenze che vi separano dal vostro sé. Quindi qua sento prepotentemente il vostro desiderio di volere, di legarvi al sé e di andare incontro al vostro destino, qualunque esso sia. Perché come diceva Borges, qualcuno di più alto, non ero io, non esiste un destino migliore o peggiore, ma ognuno deve compiere il proprio destino e devi essere fiero di quel destino. Cos'è il destino? La tua natura, il sé rinnegato. Io vi vedo che state facendo un grande lavoro, danze su un piede solo, gioco di equilibrio. Ogni tanto cado, mi rialzo, cado, mi rialzo, inveisco, faccio, ok. C'è un destino in mezzo anche per questa danza che state facendo, no? Perché il senso qual è? Il senso non è scappare dalla tempesta, scappare dalla pioggia, ma danzare sotto la pioggia. Danza su un piede solo, gioco di equilibrio. E quindi io vedo in questa settimana che sì, io ce la devo fare. Tu ce la stai già facendo nella misura in cui lo stai volendo. Va bene? Nella misura in cui lo stai volendo, ardentemente desiderando, di ricongiungerti al tuo sé, di seguire la strada del sé. Tu lo stai già facendo e anche se cadi è scritto nel destino. Quindi benedici ogni singola sacrosanta caduta. Benedicendola tu sciogli karma, perché il karma non è tanto ciò che ti accade, quanto come ti approccia a ciò che ti accade. E tu stai approcciando con la voglia ardente, il desiderio di inseguire il tuo sé, di incarnare il sé, anche se cadi, anche se ti senti in bilico. Ce la stai già facendo perché hai il desiderio ardente di volerlo. È assodato. Vi ho scritto in un post su Instagram
Il vincitore è un gran fallito. Perché? Perché ha fallito tante volte prima di farcela. E quindi se la tua mente vede la caduta come un fallimento, benedicila perché stai vincendo. Il bambino per andare in bicicletta deve cadere 100.000 volte. Io c'ho ancora, mi ricordo, c'era papà che mi spingeva abitavo in un piccolo paesino del sud. Papà mi spingeva con questa bicicletta sulla piazza dove c'era la chiesa, no? E mi ricordo feci questa caduta sui vetri. C'ho ancora, se vedo il mio ginocchio, forse il sinistro, ancora avevo 7 anni, forse 6 anni, sì. C'ho ancora sui vetri, i vetri rotti, i lividi, no i lividi, le cicatrici si vedono poco di quella caduta, prima di imparare ad andare in bicicletta. Poi alla fine ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta tutti andare in bicicletta, no? Ecco, questo è il mood di questa settimana. Questo è il mood di questa settimana. Come proprio mood al di sopra della realtà fenomenica, no? E come approcciare alla realtà fenomenica. Qua c'è una ragazza radice, il sé rinnegato. Abbiamo rinnegato tutti la nostra vera natura per performarci a degli standard sociali. Questa è una società basata sulla privazione del proprio sé, sull'immagine, e quindi abbiamo scelto, prendiamoci la responsabilità di questa scelta che abbiamo fatto in qualità di anima, perché se già tu ti prendi la responsabilità di aver scelto questa società, questo momento storico, tu ti allei a questo sé. Quando noi rinneghiamo il sé, perché non vogliamo ciò che ci accade, quindi stiamo rinnegando il sé, allontanandoci sempre di più dal sé. Assumendoti la responsabilità di ciò che ti accade in qualità di anima, l'hai scelto tu come sistema sociale, di governo, religioso, eccetera, eccetera, allora tu ti allinei al sé e soltanto con la responsabilità di aver scelto quello che sta accadendo in questo momento nella tua vita, ti arrivano tutte le intuizioni per superarti, proprio quello che avevi pensato di fare prima di incarnarti. Andare controcorrente è proprio la persona spirituale, va controcorrente. Controcorrente. Fa le cose perché la sua natura glielo chiede, non perché si deve conformare o performare a un sistema sociale dettato dall'immagine, dettato dal consumismo, dettato da tutto, perché è un sistema che ti allontana dal sé. Ok? Quindi questo è come affrontare questa settimana per superarti. Allora qua mi viene in mente anche il mantra Uketamo, Uketamo, io includo, io includo, io includo. Includo, accetto, significa. Quindi mi alleo al sé. Inveire contro quello che ti sta accadendo, inveire contro qualcuno, inveire contro gli eventi, inveire contro la vita, inveire contro il governo, inveire contro la politica, rinnegare il sé, perché il sé ha scelto tutto quello che stai vivendo. Come fai a co-creare con gli dei, cioè a co-creare con il sé? Uketamo, uketamo, io includo, io mi assumo la responsabilità di tutte le mie proiezioni. Allora mi alleo al sé, vado incontro al mio destino e danzo con la vita, danzo. Molte di voi che sono insegnanti di yoga, praticano yoga, lo sanno bene, danze su un piede solo, gioco di equilibrio, quando lo yoga ti insegna a fare delle posizioni, anche a stimolare Kundalini che fissano in te questa consapevolezza. Quindi la vita la prendi proprio come un'esperienza spirituale, come deve essere presa. E questa è una forma controcorrente, contro la realtà del consumismo, dell'immagine, è tutta un'esperienza spirituale. Cambio prospettiva, cambia anche la mia vita. Ok.
Adesso su ogni carta andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, mettiamoci questi. Ok. Sulla danza su un piede solo, gioco di equilibrio. Cosa accade nella realtà fenomenica? Cosa mi raccontano i tarocchi, i maestri attraverso i tarocchi? Re di bastoni, il carro, 9 di spade, 10 di bastoni e la temperanza. Mi stanno parlando di un movimento, di uno spostamento. Non so se sei tu che viaggi verso qualcuno o ricevi notizie di qualcuno o di qualcuno che è difficile, cioè c'è questo movimento, questo spostamento che qualcuno vuole fare, può essere tu o qualcuno verso di te in vari ambiti, che è uno spostamento, un viaggio, qualcosa, uno spostamento un po' ansioso, sofferto, difficile da compiere, però che alla fine si compie, la temperanza. Mi può parlare anche di trasferimento di lavoro, di trasferimento, di spostamento da parte di qualcuno nei tuoi confronti o tu che devi fare uno spostamento verso qualcosa o qualcuno. Uno spostamento che determina ansia, preoccupazione ed è difficile fare ma che alla fine si fa. La temperanza. Questo spostamento, questo movimento è guidato dall'angelo della temperanza, quindi che sia in questa settimana o nei giorni a venire si fa questo spostamento. Va bene? Quindi mi parlano di qualcosa che avviene, può essere tu o qualcuno che deve spostarsi, viaggiare o prendere una decisione per avanzare in qualcosa, una decisione che dà preoccupazioni, anzi che è difficile compiere proprio per queste preoccupazioni, però alla fine si fa. Mi può parlare di qualsiasi ambito, poi vedete durante la settimana dove vi risuona. Come segni qua abbiamo Ariete, Leone, Sagittario, Cancro e Sagittario, sì, o ascendente o sole in questi segni, può essere tu o un'altra persona, d'accordo? C'è qualcosa di sofferto, si ha un po' di ansia a prendere questa decisione o questa situazione che però poi alla fine si fa. Si fa perché qua, facendola questo riporta un equilibrio, riporta una certa serenità, può essere un viaggio di qualsiasi natura, uno spostamento di qualsiasi natura, che mi parla di comunicazioni che danno poi un equilibrio e una serenità. E questa carta, danze su un piede solo, gioco di equilibrio, l'equilibrio è proprio la temperanza. Quindi anche mi viene in mente una situazione un po' di tensione, si fa questo spostamento, non si fa, si prende questa decisione, non si prende, mi può parlare di te o di un'altra persona, va bene? Ripeto, vedi un po' dove ti risuona. Fatto sta che qua c'è un'energia un po' tesa nel fare, nell'avere un equilibrio, nel prendere una decisione netta su qualcosa. Mm? Ok. Adesso andiamo a vedere quest'altra carta, le scritte nel cielo, i destini. Di cosa mi parla nello specifico? Maestri, mostratemi di cosa mi parla la carta, le scritte nel cielo, i destini. Maestri, mostratemi per favore. Esatto, su chi conto. 9 di spade, la luna, paure ci sono qua, paure, molte paure, insoddisfazione, rifiuto, 7 di denari e l'8 di coppe. Qualcuno di voi sta pensando di lasciare una situazione perché non è soddisfatta o soddisfatto e ci sta rimuginando su, ci stai rimuginando su. Ci sono paure a lasciare andare una situazione e ci stai rimuginando su. Una situazione che ti protrai da un po' di tempo.
e che ti prende sul livello emozionale. Può essere di qualsiasi natura questa situazione. Io qua vedo preoccupazioni, paure, insoddisfazione, attesa, la voglia di andare verso il nuovo. Allora, molti di voi stanno pensando di lasciare una situazione che non vi soddisfa più a livello emozionale. Mi può parlare di qualsiasi cosa, eh? Io vi dico com'è, poi voi l'applicate. State aspettando da tempo, state meditando a lungo, però avete paura di fare questa scelta. Se andare oppure no. Può parlarmi anche di un'energia a specchio di una persona che è il vostro campo energetico, che può essere questo che vi sto descrivendo. Di questo mi stanno parlando. C'è un'attesa per un cambio. Questa attesa si protrae da diverso tempo. Preoccupazioni, paure, situazioni che vi rendono insoddisfatte o insoddisfatti, anche di un cambio di posizione lavorativa, lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto vi fa paura perché il conosciuto comunque vi dà preoccupazioni, ma è sempre un conosciuto, una zona comfort. E mi parla qua della necessità di prendere una decisione per andare verso lo sconosciuto o il nuovo, una decisione che ti sta comportando o sta comportando alla persona che sto leggendo questa energia una certa ansia e preoccupazione. Preoccupazioni che vanno, vedi paggio di coppe, sì, preoccupazioni che vanno risolte, mi dicono, preoccupazioni che vanno sentite, qua c'è anche la luna, no? Abbiamo la luna piena, sta infatti nel recente passato, comunque con questa luna piena possono salire a galla delle preoccupazioni riguardanti, oppure un po' di nervosismo che ti porta a essere insoddisfatto o a percepire la situazione di insoddisfazione di una situazione che stai pensando di lasciare andare. Dove va l'otto di coppe? Cavaliere di spade. Qua c'è qualcuno che ti parla o qualcuno che parla dopo aver preso una decisione. Regina di denari mi può parlare di lavoro, circostanze lavorative o di casa. Sì. Che natura è il Cavaliere di Spade? Che energia è il Cavaliere di Spade? Dell'Imperatrice. Vuoi di più? Qualcuno vuole di più, puoi essere tu o la persona di cui sto leggendo l'energia. C'è una persona, io credo che sia tu comunque, che ne hai abbastanza di certe situazioni su cui stai rimuginando, di insoddisfazione, vuoi di più, di certe attese, vuoi di più, stai aspettando, prendi la decisione netta di andare incontro a quello che ti soddisfa veramente. O qualcuno ti parla che ha questa tendenza verso di te, vedi un po' dove ti risuona. Qua c'è l'energia di qualcuno che con l'energia della luna piena si fa prendere molto da un po' di nervosismo e decide: qua io sono insoddisfatto in questa situazione, sto attendendo da troppo tempo, prendo una decisione di andare incontro al mio benessere personale, l'Imperatrice. Ok? Qua abbiamo i segni del Toro, Acquario, Gemelli, Bilancia, Cancro. Sì, questi sono i segni principali. Ok, andiamo a vedere adesso sulla carta la ragazza la dice il sé rinnegato. Cosa mi raccontano sulla carta la ragazza la dice il sé rinnegato? La giustizia. Regina di spade, tu prenderai una decisione qua c'è la figura di una donna che prende una decisione netta. Carro, l'amore, è chiaro, ci fa un cambio qua, 5 di denari. Qua c'è l'energia di qualcuno che prende una decisione netta di fare un cambio radicale nella sua vita, puoi essere tu, qua mi parlano dell'energia di una donna. Allora, qua si prende la decisione di avanzare, di fare un cambio perché ciò che c'è adesso non è una situazione buona. Qua è come se si prendessero le redini della propria vita in questi giorni
proprio perché si è rinnegato troppe volte di prendere decisioni giuste per la propria anima, per il proprio sé. Qua c'è qualcuno che prende una decisione, o avrai notizie di questa donna, di questa persona che prende la decisione eh, di prendersi le forze e andare verso la propria strada. Questo è il senso. Il sole, infatti, di andare verso la felicità. Sole, 4 di spade, per troppo tempo si è pensato a questo. La propria felicità è autonoma, sì, chiaro, rispetto magari a un'altra persona. Io vedo chiaro che in questa settimana si prende una decisione conforme al fatto di avere la forza in se stessi per fare un cambio, una morte, che mi parla di un cambio profondo e radicale che è avvenuto dopo tanto tempo, e si va incontro a lasciare col 5 di denari. Qua c'è una donna che prende delle cose, lascia e se ne va, una situazione insoddisfacente. Oppure parlerai chiaro a qualcuno per una situazione insoddisfacente, o avrai notizie di una donna che fa questo, che avendola nel tuo cerchio intorno, va bene? Ti fa riflettere anche su di te, su alcune questioni, di quanto tu hai rinnegato a te stessa o rinnegato a te stesso delle cose. Vediamo un po', 5 di denari, l'asso di denari. Io credo abbia a che fare con opportunità in concreto su vari aspetti, anche di lavoro, eccetera. Qua c'è il 3 di coppe. Alcuni di voi parleranno chiaro per delle questioni o avete già parlato chiaro per ricevere giustizia in alcune questioni. Non ricevendo ancora la giusta gratificazione, vi può arrivare in questa settimana anche di cause legali. Quindi avete parlato già chiaro delle situazioni, o cause legali o firma di contratti che non stavate ancora vedendo. Allora lo vedete in questa settimana, arriva un cambio radicale in questo. Avete lottato per conseguire questa cosa non è arrivata senza impegno, ma con il vostro impegno. Sì. E certo, qua vi vedo festeggiare il 3 di coppe, o comunque celebrare per questa opportunità, per questa cosa su cui avete la meglio in questa settimana. Credo che sia il lavoro, 8 di denari, 3 di coppe. Alcuni di voi parlano chiaro a qualcuno, hanno già parlato chiaro una situazione lavorativa per avere di più, per avere ciò che meritano. Lo ricevete. Alcuni di voi minacciano, tra virgolette, di andarsene da una parte perché non viene dato abbastanza stipendio e vi ricevete di più. Va bene? Ok. Qua abbiamo i segni della bilancia, acquario, gemelli, cancro, scorpione, e come segni che si interfacciano col vostro, anche il vostro, ok? Allora, avendo fatto un po' il tutto, andiamo sull'amore, un attimo, andiamo sull'amore in questa settimana. Mettiamo prima di tutto la tua energia, poi vediamo chi viene incontro alla tua energia in questa settimana, sia che c'è qualcuno, sia che non ci sia nessuno, vediamo un po'. Ricordiamo, questa è la carta, sono le carte principali della tua esperienza spirituale in questa settimana. Allora, come vanno a stare i miei ragazzi? Primo mazzo in amore. Cosa dicono i maestri in questo? 7 di denari, 3 di spade, la temperanza. Io qua vedo che in questa settimana avviene una guarigione che stavi volendo, una guarigione emozionale. La temperanza, l'angelo della temperanza, come lo descrive il maestro Jodorowsky, per il cristianesimo la temperanza è l'angelo custode, per gli sciamani noi diremmo è l'amante mistico, la tua vera natura. Qua avviene in questa settimana a livello emozionale per te una profonda guarigione della tua natura, una profonda connessione col tuo sé divino e quindi una pace ritrovata, perché vedo che abbiamo atteso per guarire le nostre ferite emozionali. Ok? 7 denari, abbiamo lavorato su noi stesse per guarire le ferite emozionali che avevamo, e vedo che ritorna una pace, una guarigione, e sentirai proprio l'energia che rifluisce dentro di te, al di là se c'è una persona o meno. Se c'è una persona, io qua vedo delle buone comunicazioni per risolvere qualcosa. Vediamo un po'. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro, della tua persona di interesse in questa settimana? 8 di denari, paggio di bastoni,
Sì, 9 di coppe. Vedo tendenzialmente una persona più concentrata sul suo lavoro e sulle sue cose, in questa come energia, più che su di te e sull'altro, una persona concentrata molto sul lavoro e sulle sue cose personali, quindi con poca espressione verso l'altro. Puoi anche ritrovarti tu in questa energia e questa dell'altra persona, eh? Io leggo le energie e poi tu le adatti. Qua c'è chiaramente l'energia di una persona concentrata nel mandare avanti, anche con un certo fermento, le sue attività che gli portano benessere. La sua attività o qualcosa su cui si concentra con passione, anche degli studi possono essere, che gli dà benessere. O puoi conoscere in questa settimana una persona all'interno anche del contesto lavorativo che ha una buona energia, una persona che non ha strascichi, è una persona che ha una buona energia, molto divertita, però è più sulle sue cose. Mi spiego? Vediamo un po' qual è l'energia finale per te in amore. Paggio di coppe, la luna, la stella accipicchia. Guarda, io qua vedo che c'è, poi c'è la luna piena, infatti, qua c'è una persona che ti corteggia, paggio di coppe. La persona che ti corteggia, qua c'è l'energia di qualcuno che ti corteggia. Qua ci sono un po' di paure, un po' di nervosismo può essere con questa luna piena. E poi c'è la stella. La stella mi parla della guarigione anche, mi parla della sanazione, mi parla di una bellissima connessione che ci sarà tra te e qualcuno in questa settimana, eh? Mm-mm. Una bellissima connessione. Io ti vedo più aperta, più aperto. Se ti ritrovi in questa stesa ti vedo più aperta dopo un dolore emozionale, nonostante ci possano essere un po' di preoccupazione e di paure magari legate all'attitudine di questa persona, che magari è una persona un po' più divertita, un po' più fresca, no? E tu vieni da un'elaborazione importante del dolore e con la stella mi parlano della sanazione comunque. Mi parla di una bellissima energia di guarigione, mi può parlare di un'energia di amicizia, inizialmente di amicizia o di stiamo bene, come stiamo, godiamoci momento per momento, non c'è un 2 di coppe, c'è un paggio di coppe, quindi non c'è un 10 di coppe, c'è un'energia bella, rinnovata, che piano piano va a riagganciarsi al tuo bambino, bambina interiore, ok? Vediamo un po' e soprattutto ti dico una cosa, stiamo entrando nella tappa dell'acquario il 20-21 gennaio e quindi io credo che in questa settimana questa cosa, un po' di paure ci possono essere in questa settimana. La stella, essendo la tappa dell'acquario, mi parla di una situazione che fluisce, inizia finalmente a fluire al di là di tue paure o un po' di angoscia interna, un po' di subbuglio emozionale, un po' di nervosismo nella tappa dell'acquario, va bene? Vediamo l'energia positiva per te in amore in questa settimana. L'asso di bastoni, nuove opportunità, assolutamente, mi parla di risveglio della Kundalini, mi parla di allegria, mi parla di novità che ti accendono, novità felici, nuovi inizi. Vediamo carta negativa. 9 di bastoni e un po' di difensiva. C'è un po' di difensiva da parte tua, credo, perché c'è tu il 3 di spade qua, se ti sei ritrovata su questa energia. E un po' di no, proteggere il proprio cuore, un po' di stare un po' sulla difensiva, c'è la luna, però assolutamente con la stella mi dice che nella tappa dell'acquario le cose iniziano a fluire, ok? Qua abbiamo i segni del Sagittario, acquario Cancro, Ariete, Leone, Scorpione, ok, come altri segni. Vediamo con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questo paggio di coppe questa persona. Io non mi abbasso a mercanteggiare, c'è questa persona che magari può essere vista come sotto un profilo, se la persona è da questa parte, in questa fila, è una persona che sta bene con se stessa e non vuole briciole, vuole tutto, ok? Cos'altro? Tu guardi le stelle, stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Qua c'è molto corteggiamento, molta poesia, c'è una bella energia, c'è una bella energia. Cos'altro?
Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Infatti qua c'è una bellissima energia di connessione che viene secondo me appena inizia la tappa dell'acquario, quindi dal 20 gennaio 21. Passata la luna, che siamo proprio in questa fase di luna piena, e anche 2 o 3 giorni a seguire dopo la luna piena, eccola qui, qua posso vedere un corteggiamento, un po' di ansia, suscettibilità e poi vedo assolutamente la stella, c'è un buon potenziale qua con questa relazione, d'accordo? Quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per i miei ragazzi del secondo mazzo col segno Gemelli, Cancro, Sagittario, Ariete, Acquario e Vergine. Oppure state guardando questo, insomma, avete capito? Allora, vediamo nel secondo mazzo quali sono i messaggi per questa settimana dal 13 al 19 gennaio. Allora. Chiede ai maestri di mostrarmi i messaggi. Allora, messaggi. 1, 2 e 3. Allora, partiamo. Prima, guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Ok. Sciogli i nodi, chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Un'esperienza significativa, trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. E anche qui è chiarissimo. Il messaggio è chiarissimo. Ci sono in questa settimana una questione o più questioni su cui ti stai incaponendo. Ti stai incaponendo. Magari questa cosa ti attristisce, ti attristisce un po', perché ti stai incaponendo su una questione o di più questioni. Ti dicono che questa esperienza che vivrai in questa settimana, che può essere su una questione o più questioni, su cui ci sono dei nodi da sciogliere, ha a che fare con un cambio di prospettiva tua, perché stai guardando le cose da uno stesso punto di vista. Ok? Se tu le guardi dritte, ha un certo punto di vista. Se tu ti sposti a destra, ha un altro punto di vista, la stessa cosa. Guarda con occhi nuovi, cambia il punto di vista rispetto a questi nodi. Stai guardando le cose da una prospettiva in cui non vedi altra soluzione o non vedi altre prospettive. Se tu questa carta la metti di qua, ok? Se tu ti sposti di qua, vedi un'altra prospettiva della stessa cosa. Questo ti permette di sciogliere il nodo e proseguire con leggerezza. Questo determinerà un'esperienza significativa per te, perché qual è l'esperienza significativa che ne trai da questo? Cambiando la prospettiva, le cose cambiano. Trasformerai un ostacolo in un'opportunità a tuo favore. Va bene? La mente razionale ci fa focalizzare su uno stesso punto, tipo perché la mente razionale è una scimmia, cioè saltella, ok. Questo per dire che la mente razionale ti fa arrivare pensieri che non c'entrano niente con quello che stai facendo in quel momento. Perché? Perché è così che funziona la mente razionale. Noi dobbiamo aggirarla con un'altra mente, la mente trascendente, il canale dei trascendentalisti siamo, ok. In questo caso mi viene in mente la dimensione del sogno. La dimensione del sogno è una dimensione dove l'attività onirica
perché tutto è un sogno, come ci insegna benissimo il buddismo, ma ce lo dice anche la fisica quantistica oggi, che è tutto una energia, apparizione. Dice che tutto è uno spazio vuoto, il vuoto si dice in fisica quantistica, in filosofia dei buddisti è vacuità. È lo stesso concetto in filosofia e in fisica, vacuità o vuoto è lo stesso concetto. Tutto appare e scompare, sono apparizioni, apparizioni. Infatti in fisica si dice che tutto è energia, sono lampi di luce, le cose che noi vediamo come cose. Sono agglomerati di energia, lampi di luce, in uno spazio vuoto, che esistono solo quando l'osservatore la guarda. Ok. Nel sogno, stavo dicendo, tu fai cose che nella realtà fenomenica non riusciresti a fare, ti sposti istantaneamente da un posto all'altro, non lo so, dallo spazio, stai a un certo punto in un paesino del sud Italia, mi spiego, da un punto all'altro, è una cosa che avviene in questa modalità istantanea. Tutto è un sogno, anche quello che tu credi essere reale. Perché è la tua anima che sta sognando le immagini che ti fa vivere nella quotidianità. Questa quotidianità è un sogno reso apparentemente vero dalla mente razionale, che stabilisce un tempo lineare che non esiste. Concatena i fatti come le perle di una collana, successivi l'uno all'altro, ma non sono successivi l'uno all'altro i fatti. E la tua mente razionale è la mappa mentale che ti fa rendere così, ma tutto è una luce di lampo. Allora, dalla filosofia tolteca, ma dai grandi insegnamenti, anche Hillman, anche il buddismo, cioè noi attingiamo dalla grande sapienza l'esperienza, l'espediente pratico per supportare la nostra evoluzione. Allora, qua ci sono dei nodi, dei problemi che tu vedi come problemi, che sono un sogno, non è reale, perché tu stai sognando anche quello che stai vedendo praticamente. La mente razionale ti fa credere come se fosse vero, ma non è vero. Quindi vi consiglio in questa settimana la potentissima pratica del dire costantemente, infinitesimamente periodico, a oltranza, tutti i giorni, mentre fai le cose, mentre vedi le cose, sto sognando, sto sognando. Questo ve lo dissi già tempo fa, Sto sognando, sto sognando, sto sognando. Ah, sto sognando, bevi il caffè, sto sognando, incontri quella persona, sto sognando, stai guidando, sto sognando, 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 no, sto sognando, in continuazione. Poi, questa cosa lavora talmente dentro di te nel subconscio, fatemelo ragazze mie, ragazzi, per una settimana. 7 giorni fatidici, 7 giorni. Continuamente ti devi dire sto sognando, anche quando parli con le persone dentro di te ti devi ripetere sto sognando, sto sognando, sto sognando, d'accordo? Questa pratica ti permette di, a un certo punto, quando è maturo il tempo della saturazione del subconscio, di svegliarti. A un certo punto ti svegli. Questa pratica, quando vai a dormire, quando poi vi faccio un podcast comunque su questo, mettetevi almeno, prima di andare a dormire, allora fatevi un minuto al giorno, se lei ne insegna, un minuto al giorno, però in questo tipo di pratica vi dico di fare un minuto al giorno, oltre a dire sto sognando, prendetevi un minuto, non vi costa niente, un minuto, o state in macchina, un minuto, un minuto. Posizione eretta, posizione del faraone se state seduti sulla sedia, l'importante è che la schiena sia dritta, va bene? Non stesi, non vi dovete addormentare. Un minuto, schiena dritta, o seduti o a gambe incrociate per terra, dove preferite. Mettete le mani sulle gambe o sulle ginocchia se siete incrociati, con le gambe incrociate, chiudete gli occhi
e visualizzate tutto quello che avete vissuto nella giornata, visualizzate ad occhi chiusi, io sto adesso ad occhi chiusi, visualizzate tutto quello che avete vissuto durante la giornata dicendovi: sto sognando, 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 sto sognando. Un minuto così, potete iniziarlo a fare a voce che si sente e poi dentro di voi, sto sognando, vedendo tutte le immagini che vi sono successe durante la giornata, sto sognando, sto sognando, sto sognando, bene? Io lo faccio solitamente quando faccio questa pratica, lo faccio poco dopo il tramonto, va bene? Poi quando andate a letto, prima di andare a letto, cioè quando vi state coricando praticamente, dire al vostro amante mistico: mio sposo, mia sposa celeste, o mio sé psichico, mio amante mistico, mio angelo custode, è sempre lo stesso, è sempre lui, come a Lino Banfi quando faceva tante, o a Fantozzi, no? Quando faceva tutte le posizioni degli impiegati, è sempre lui, è sempre lui, è sempre lui. Allora, dire al vostro amante mistico: mio sposo, sposa celeste, ti prego, questa notte, nel sonno, rendimi cosciente del sogno. Mio sposo, mia sposa, mio amante mistico, ti prego, questa notte questa notte nel sonno rendimi cosciente del sogno. Va bene? Ok. Questo cambia la prospettiva. Questo cambia la prospettiva del sogno. E questa esperienza di questa settimana con questa pratica vi farà creare dall'ostacolo l'opportunità a tuo favore. Ok? Il sognatore del sogno si sveglia. E qua stiamo a risvegliarci dal sonno e quindi dai sogni che ne derivano del sonno, dell'inconsapevolezza. D'accordo? Ok. Fatta questa pratica, adesso andiamo a vedere su ogni carta cosa ci raccontano nella realtà fenomenica i tarocchi. Allora, maestri, mostratemi per favore. La carta guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Mostratemi per favore. Mostratemi. Dieci di spade. 5 di bastoni. Re di coppe, 4 di bastoni, 8 di coppe. C'è una persona con la quale avete litigato oppure qui stiamo parlando di un uomo, qua c'è un uomo, può essere tu o comunque c'è la figura di un uomo con la quale si è chiusa una situazione e questo ha determinato tensioni o litigi. Qua io vedo un possibile incontro con il 4 di bastoni e un cambio emozionale che avviene con un incontro. Qua io vedo litigi con persone o una situazione difficile che ha condotto te o una persona a riflettere su eventuali altre persone coinvolte in una discussione, scusami, in una discussione o in una tensione. Qua vedo il 4 di bastoni, mi parla di un incontro che avverrà in questa settimana e un 8 di coppe che mi parla di un cambio emozionale. Sì. Vediamo un po' dove va l'8 di coppe. Alla regina di bastoni.
Allora, qua c'è, io vedo una persona che può venire nei tuoi confronti, può parlare di chiunque, una persona che può venire nei tuoi confronti, una persona amareggiata o pentita, che vuole un incontro, vuole avere un cambio emozionale nei tuoi confronti. C'è una persona che va verso un'altra persona e ha nel cuore un'elaborazione molto importante di qualcosa che è accaduto profondamente per una discussione o per aver messo, o per esserci state altre persone. Vedo questo incontro qui. Sì. Qua cambia il tuo punto di vista rispetto a una situazione che si è chiusa, una tappa dolorosa, circostanze di terze persone o amici, familiari, parenti, una persona che sta pensando a una situazione di questa natura e va verso un incontro con un'altra persona. Ripeto, può parlarmi anche di un amico, di un'amica, mi parla di questa situazione qui. Oppure di una persona che viene verso di te e ti parla di una situazione che ha vissuto con delle altre persone molto difficile, che ha chiuso con delle persone e adesso sta lavorando a livello interiore per questo cambio che è avvenuto grazie a questa circostanza. Puoi essere anche tu la persona di cui sto parlando qui e prendi una decisione rispetto ad allontanarti da situazioni che non viaggiano alla tua frequenza o anche ad aver appreso una lezione spirituale di cui ho parlato adesso. Ehm, Qua c'è qualcuno che riprende in mano il suo potere con la regina di bastoni, grazie a un'esperienza emozionale vissuta. Puoi anche scegliere di allontanarti da qualcuno o qualcuno che sceglie di venire da te raccontandoti di questa esperienza che può aver avuto o con te o con il suo intorno. Mi spiego, poi vedete durante la settimana dove vi risuona. Fatto sta che qua c'è qualcuno che riprende in mano il controllo della propria vita e va verso la creazione consapevole della propria realtà, custode delle esperienze che ha avuto di chiusura o di litigio con qualcuno. Ok? Qua abbiamo i segni Capricorno. Capricorno no, non so perché l'ho detto, è possibile che sia ascendente o segno. Cancro, Pesci, Scorpione, Ariete, Leone e Sagittario come segni principali, ok? Allora, vediamo un po' queste altre. Sciogli i nodi. Vediamo un po' cosa mi raccontano su sciogli i nodi. Maestri, mostratemi sulla carta sciogli i nodi, chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Cavaliere di denari. Diamanti. C'è qualcuno che ti fa un accordo, ti offre qualcosa. Qua c'è un accordo che viene offerto sul piano lavorativo o un accordo o qualcosa e qualcun altro che sta un po' più ritirato. Sì, ci pensa con saggezza. 6 di coppe. Allora, mi parlano di due cose. C'è un'offerta, un accordo sul piano lavorativo che ti viene fatto in questa settimana e tu prima di prendere una decisione rifletti con saggezza. Il 6 di coppe mi parla del fatto che questo accordo può essere fatto con una persona che conosci bene o anche un accordo familiare o con degli amici. Ci pensi bene prima di prendere una decisione, una risposta, infatti sciogli i nodi. Mi può parlare di un accordo di questa natura qui. Mi fido, non mi fido, mi apro a questa opportunità, non mi apro a questo accordo lavorativo.
non è solo lavorativo l'accordo, è anche una richiesta, secondo me, di qualcuno di deporre le armi o di, diciamo, qualcuno di familiare può essere, una persona che conosci bene, dei figli o delle persone amiche, persone che conosci da tanto tempo, qualcuno che offre la possibilità di un accordo, di fiducia, e qua c'è qualcun altro che ci pensa bene nel risolvere, nel prendere una decisione saggia. Qua ti dico che la persona che offre questa opportunità è una persona già saggia e tu ci rifletti, va bene? Mi può parlare di famiglia, di lavoro, non lo so, però vedo che la decisione verrà presa con saggezza. Regina di Spade, vedi c'è qualcuno che ti offre un accordo, è una decisione saggia questa che viene presa, eh? Vediamo un po'. Ancora? Il matto, sì. E cavaliere di bastoni. Guarda, qua viene presa una decisione saggia può essere anche una riconciliazione con qualcuno o qualcuno ti dà un accordo, ti propone un accordo, è una persona saggia. Fatto sta che viene presa in questo caso, in questa settimana, una decisione di ricominciare, zero, avere la fede proprio, è una situazione che determina un nuovo inizio, un procedere nuovamente con leggerezza. Non so in che ambito, qua mi parlano di situazioni familiari, lavorative, può essere un membro della famiglia, di figli, procedere con leggerezza, il matto e il cavaliere di bastoni mi parla proprio di questo procedere con leggerezza e affidarsi. Fatto sta che c'è questo accordo che viene proposto a qualcuno, eccolo qui, ed sono persone che conosci bene, oppure qua ha a che fare con anche la fiducia in te stesso che riversi dopo le tue esperienze in ambito lavorativo e ti lanci in una nuova impresa. Va bene? Gli accordi che verranno fatti o quello che si sceglierà sono scelte sagge e ponderate. Va bene? Qua abbiamo i segni del Gemelli, Vergine, Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno e Toro. Ok. Vediamo cosa mi raccontano. L'esperienza significativa trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Maestri, mostratemi un'esperienza significativa, trasforma uno ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Cosa mi parla questa carta? 9 di denari, Re di denari, il giudizio, 4 di spade, l'eremita. È tempo di prendere una decisione in ambito lavorativo. Lavorativo o ciò che riguarda la prosperità. Qua c'è il 9 di denari, Re di denari, giudizio. Arriva una telefonata o una chiamata da parte di qualcuno che sta pensando a te sul profilo lavorativo. E qua è una cosa che stavi aspettando da tempo, o ti dico che tu stai aspettando questa cosa ed è tempo di prendere una decisione. Arriva questa telefonata ed è tempo di prendere una decisione. 4 di spade, ci pensi bene e la decisione che verrà presa sarà una decisione saggia. Quindi arriva una telefonata in ambito lavorativo o in ambito di ciò che ti interessa particolarmente, di ciò che ti rende del tuo benessere personale, del tuo benessere, ciò che riguarda la tua autonomia. Da parte di qualcuno, questo Re di denari, mi dicono la figura di un uomo o un datore di lavoro o qualcuno che di famiglia o di una persona che sta bene economicamente o è una persona che ha la sua posizione. Arriva questa chiamata ed è tempo di prendere una decisione. La decisione che verrà presa sarà una decisione saggia. Allora, ragazze e ragazzi, c'è la meditazione sul canale per cosa fare quando arriva un'opportunità, no?
e la trovate nella sezione meditazioni guidate, sempre in questo canale, playlist meditazioni guidate, va bene? Per prendere la giusta e saggia decisione senza fare intervenire la mente, d'accordo? Mm. È possibile che ti parlerà anche una persona saggia mentre tu stai cercando di pensare cosa, che decisione fare rispetto a questa telefonata. Una persona saggia che ti aiuterà a prendere una decisione. Mm. Andiamo sull'eremita. 7 di denari. C'è una, sì, il 10 di coppe. Allora, la decisione può essere riguardante la... Mi dicono che c'è un po' d'attesa per avere i risultati che vuoi. Arriva una telefonata, poi c'è un'attesa per avere i risultati che vuoi. Questi risultati hanno a che fare con una situazione già prescritta a livello lavorativo. Bisogna attendere un po' per vedere i risultati. Probabilmente c'è una persona che ti consiglia di attendere un po' per vedere i risultati perché la situazione è buona. Perché ti dà il 10 di coppe, mi spiego, arriva una trasformazione, vedi? O ti dai conto che una persona all'interno del contesto lavorativo può essere un datore di lavoro, qualcuno, non apprezza ancora i tuoi sforzi, no? O stai aspettando per vedere i risultati. L'attesa ti premierà, ti dicono. L'attesa ti premierà. Quindi le meditazioni ti servono proprio a questo, l'attesa ti premierà, perché stai investendo bene, ok? Qua abbiamo i segni della Vergine, Toro, Capricorno e Acquario, come altri segni ridondanti, no? Ok, vediamo adesso sull'amore in questa settimana, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po', metterò una prima linea dell'amore per te, per le mie ragazze, i miei ragazzi, il secondo mazzo, come vanno a stare in amore in questa settimana. Come vanno a stare in amore in questa settimana. La temperanza, 7 di spade e l'imperatore. Qua c'è l'energia, io credo sia tu, sei più evitativa o comunque sia sei più o evitativo dal resto del mondo, non palesi le tue emozioni, non palesi le tue emozioni perché stai avendo una guarigione interna, cioè come se preferisci concentrarti sulla tua guarigione interna, non palesando all'esterno nulla, ok? Nelle relazioni con l'altro, perché stai vivendo, cioè come se mettessi un po' una maschera per proteggere come dire, le tue emozioni, è come se per una maschera positiva, diciamo, non vuoi far trapelare niente all'esterno, questo è il senso. Oppure alcuni di voi stanno avendo molta pazienza con una persona che non fa trapelare le sue emozioni o che scappa. Questo è il senso. Sì, alcuni di voi sanno che una persona, come se state avendo molta pazienza con una persona che non fa trapelare le sue emozioni, scappa dal dirlo o è un po' così. Vedete dove vi risuona. Vediamo un po'. Vediamo un po' qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. L'appeso, l'asso di coppe e il re di denari. Qua c'è una persona che ha veramente intenzione di aprirti il cuore, c'è un asso di coppe, però è bloccato dalle sue responsabilità. Re di denari e l'appeso, vedo una persona che si sacrifica nel suo intorno, delle responsabilità che ha. E il re di denari mi parla di una persona molto seria che ha delle responsabilità, però verso di te c'è l'asso di coppe, mi spiego?
ed è circondato da queste due carte che hanno l'energia di colui o colei che ha delle responsabilità lavorative, familiari o altro. Vedi 4 di spade, una persona che è ferma e pensa proprio perché ha queste responsabilità. Vediamo un po', può essere così anche una persona nuova, no? Vediamo un po', qual è l'energia finale in amore per te in questa settimana. 8 di spade, 6 di coppe, sì, 4 di spade. C'è la voglia di unirsi, c'è questo 6 di coppe, però c'è un fermo, mi dice, c'è un po' di fermo. 5 di spade, perché il 4 di spade? Re di coppe. Qua c'è questa persona che sta sanando la sua emotività, non rivela ancora, non rivela le proprie emozioni in questa settimana, seppur c'è una voglia di farlo con il 6 di coppe, però mi vedo tutto fermo un po' per questa settimana in questo senso. Ci sono blocchi relativi a delle altre circostanze, mi dicono. Vediamo che c'è dopo il 4 di spade. Però dopo il 4 di spade c'è il 4 di bastoni, cioè dopo vedo un incontro, va bene? Dopo vedo un incontro e questa persona che si apre a te, vedi il carro. Può essere che ci siano responsabilità inerenti al lavoro o alla casa, va bene? Vediamo energia positiva per te in amore. Il mago, infatti l'opportunità c'è, assolutamente l'opportunità c'è, il mago è colui che manifesta tutto, ha tutti gli strumenti, no? Quindi se magari la stesa si allarga un po', non è una settimana ma 10-15 giorni, e così però l'opportunità c'è e ha un grande potenziale con il mago, mi spiego? Vediamo. Per alcuni, io qua vedo che ci sono comunque 2 re per alcune di voi. Alcuni di voi non palesano niente a nessuno, stanno meditando nel dire sì a una persona con la quale siete in connessione. O non avete visto la persona predisporsi a voi in modo fluido, emozionale, la vedrete, però dopo questa settimana, va bene? Vediamo, energia negativa in amore, è la regina di bastoni. Puoi essere tu la regina di bastoni che non ti mostri molto predisposta all'altro, anche se sei uomo, eh. La regina di bastoni a blocco può essere la tua stessa energia che non si mostra, non è molto entusiasta nell'amore in questi giorni. C'è un po' di tensione o di non di non voler fare nei confronti dell'altro, mi spiego? Però dopo sarà l'altro a fare, ok? Oppure qualcuno ha dei rivali qui, ha dei rivali al blocco, però se questa è la situazione, ehm, la persona è verso di te, d'accordo? Mm. Può essere tu che scappi un po', cioè l'altro percepisce che ha dei rivali nei tuoi confronti, mi spiego? Può essere tu che scappi. Vedete un po' dove vi risuona, però io vedo che qua una persona poi si apre a te. Che energia hai di coppia nei tuoi confronti? 5 di bastoni, qua ci sono altre persone, possono essere altre persone, vedi un'altra regina, re di coppe, regina di coppe. C'è qualcuno che non sta bene nell'intorno dove sta, o a casa, o possono esserci rivali, può essere una sorella, può essere una madre, può essere più una sorella o un'amica, o un ex, per alcune di voi, eh? Secondo me ce li hai tu, cioè l'altra persona c'è il lasso di coppe, vedi? Nei tuoi confronti. Se questo è il tuo caso, l'altra persona ha questa predisposizione nei tuoi confronti e lo vedrai perché c'è l'opportunità qua con il mago. Allora, qua abbiamo i segni del Gemelli, Ariete, Sagittario, Cancro, Pesci, Scorpione, Toro, Vergine, Capricorno, sì, Ariete e Leone, ci sono quasi tutti i segni.
anche il segno d'aria. Quindi vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Anzi, devo capire una cosa proprio. Io finché non faccio tutte le specifiche che voglio fare, guarda. Sull'energia del mago, il positivo per te. Eh sì, il paggio di coppe, c'è una persona che ha tutti gli strumenti, qua c'è corteggiamento, c'è voglia di fare, re di bastoni, un altro re. Vediamo che energia ha il re di denari nei tuoi confronti. L'otto di denari, la persona è molto impegnata sul profilo lavorativo, però si sblocca dopo questa settimana e non si apre, vedi ancora, lavorativo o le questioni che lo impegnano. Quattro di denari, carro, sì. Va bene, ok, vediamo un po', poi siamo a migliaia, no? Vedete un po' anche rispetto ai vostri segni zodiacali. Per le ragazze nuove ho messo tutti i segni zodiacali del 2025 con tutte le 12 case astrologiche, la trovate nella mia playlist oroscopo 2025, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. È entrato questo bellissimo raggio di sole, lo state vedendo già da un paio di minuti, e io, come quando ci sono le cose belle, pronunciamo il mantra Amaterasu o Omikami affinché la bellezza si plasmi in noi. Quindi è un messaggio anche questo, no? Vediamo cos'altro. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Utilizza Dante Alighieri per dirti che queste difficoltà verranno risolte. Le stelle è la tappa di febbraio, o meglio la tappa di quando entra l'acquario, entra intorno al 20-21 febbraio, gennaio, scusami. Quindi per questi giorni qui, questa settimana entro il 19 gennaio, dopo il 19 gennaio le stelle ci riporta all'acquario, la situazione si scioglie, si risolve, ok? Vediamo cos'altro. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita, e c'è qualcuno che farà con te una cosa che non ha mai fatto nella vita, ti sorprende, ti stupisce. Cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. C'è una persona che si sentiva tormentata e non degna di te. E dice alla fine io ti merito, sempre finita questa settimana. Infatti vediamo questo re di coppe sul 4 di spade, no? A proteggere le proprie emozioni, questo 5 di bastoni, questa tensione interna, probabilmente per le circostanze che ci sono a casa, dove ci sono delle sorelle o delle madri, non lo so, o nel suo intorno. Però il tormento è finito, mi dice, magari tu hai avuto molta pazienza con questa persona, lo stai mettendo alla prova, vedete un po' dove vi risuona, però il tormento poi finisce. D'accordo? Ricordiamo l'esperienza significativa, sciogliere i nodi, cambia la prospettiva degli eventi. Vivete la vostra vita sempre, ogni istante, come se fosse un'esperienza spirituale. Poi ditevi in questa settimana: sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, e vedrai che il sognatore del sogno si sveglia. Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo prestissimo, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.